Buongiorno ragazzi, da me, buon anno e dalla Tiger GT Pro 900. Abbiamo appena finito di farci un girettino in questa magnifica giornata di sole, 6 gradi, freschino, ma tutto sommato si fa. Ho anche registrato un filmato per strada con la GoPro, nel quale appunto incollerò sotto un audio di bio, in maniera che vi racconto un po' chi sono, cosa faccio e soprattutto il perché. Detto questo video ovviamente nasce dalla voglia di fare un video per strada, di salutarvi, di augurarvi un buon anno, intanto, di un buon inizio, e poi perché volevo aggiornarvi in merito all'ultimo aggiornamento che ho fatto sulla connettività, perché oggi ho usato tutta la connettività insieme. Che cosa voglio dire? Che io ho accoppiato alla vettura, adesso vi faccio vedere alla vettura, sì, alla moto, vi faccio vedere dal display menu Bluetooth, quindi casetta Bluetooth, sostanzialmente dispositivi, ovviamente conducente. Io ho Dani RS, l'interfono che uso nel casco, e la GoPro. Dani RS è il cellulare con cui vi sto facendo appunto il video. Il mio interfono è il PackTalk Duo, appunto Scala Rider, che uso ormai da anni, mi trovo super bene. Se vi servono consigli poi ditemi pure. E una GoPro Hero 7 che appunto metto sul casco per farvi appunto i video, con quali farò i video poi per strada. La cosa curiosa cos'è? Che ovviamente adesso la GoPro non la vedete con il flag perché è spenta e scarica, ma ho utilizzato tutti e tre i device contemporaneamente e incredibilmente, devo dire, perché mi stupisce molto, funziona tutto. Che cosa voglio dire? Audio del cellulare trasmesso negli auricolari, quindi musica piuttosto che istruzioni di navigazione, anche se come vedete io uso un TomTom, ma soprattutto il menu appunto di accesso alla GoPro è bellissimo, cioè vi potete appunto regolare quando accenderla, quando spegnerla, vi dice quanta batteria, quanti minuti avete, e questa cosa per chi vuole tenersi anche un piccolo ricordino, diciamo, di quello che è la telecamera, di quello che è, dicevo, un ricordo dei vostri giri, dei vostri viaggi. Secondo me è una cosa molto figa, molto bella, volevo condividerla con voi. Questo video proseguirà con un piccolo giretto su strada che appunto ho appena registrato con la GoPro, e appunto nel quale vi racconto due cosine e di nuovo un buon anno. Proseguo il mio giretto da me e dal Tiger 900 che concludo. Ho fatto un piccolo upgrade di queste paramani che secondo me valgono la pena, perché soprattutto nelle manovre in garage magari qualcuno rischia di grattare. Allora mi sono preso questi adesivi resinati fatti in tre pezzi, uno superiore, uno inferiore e uno centrale, che mi piacciono veramente molto e si attaccano molto bene. Eventualmente, se ne avete bisogno, ve li metto in descrizione. 1, 2, c'è un po' di sole, quindi perdonatemi il riflesso, io sono qua. Le wrappature nere tengono, e adesso proseguo il giretto. Ciao! Partiamo in moto ragazzi. E allora, qua siamo nella zona appunto del Montello, vicino a dove risiedo appunto in provincia di Treviso. Questo video molto semplice, non per raccontarvi la guida, lo stile, le traiettorie, perché comunque con queste temperature non c'è tanto da fare, diciamo, andature chissà quanto forsennate, come appunto potete apprezzare nel video, che comunque non mi appartengono, non sono uno smanettone di prima categoria assolutamente. E detto questo, appunto, come vi dicevo nel video di ingresso, in questo video, come vedete, sto utilizzando la GoPro e la sto gestendo tramite i comandi sulla moto, e devo dire che mi trovo molto bene, perché mi dà l'autonomia residua di quello che sto filmando e la batteria residua dello strumento, della GoPro. Quindi questo video comunque non vuol parlare oltre di appunto connettività o quant'altro, se non farvi apprezzare appunto il paesaggio. Volevo che fosse fatto su due ruote, perché in questi pochi minuti che ci separano da qui appunto all'arrivo di questo breve giro volevo raccontarvi due paroline di me, in quanto credo che sia importante sapere, per me per primo, quando io vado a vedere un video da qualche parte, a me piace sapere chi sta dietro a questo video, o comunque chi è la persona. Detto questo, io mi chiamo Daniele, 40 anni, appunto risiedo in provincia di Treviso come già detto, mi occupo nella vita di customizzazione auto, quindi mi occupo di soddisfare, diciamo, i desideri di automobilisti che magari vengono da noi e chiedono appunto magari uno scarico, piuttosto che una mappatura, piuttosto che un assetto, dischi freno e quant'altro.
vetture, pellicole, quindi tutto quello che riguarda la customizzazione delle auto. Non siamo per ora, quindi non sono per ora attivo nel mondo delle moto. La moto è una mia grande passione che mi accompagna dall'età di 16 anni, quindi ormai da 24 anni sono in sella, e devo dire che appunto questa grande passione ha portato oggi, magari grazie anche a questi periodi di fermo e quant'altro, a portare un contenuto che possa restare anche per me nel tempo, appunto su YouTube. Come vedete, da un po' di tempo a questa parte con il canale appunto Tigerman sono bello attivo, siamo attivi, stiamo crescendo nei numeri, quindi di questo ovviamente vi ringrazio un sacco. Detto questo, appunto, vi racconto di me. Io ho un'esperienza da prima sempre in concessionaria per quanto riguarda il marchio Audi. Sono partito come tutti da livello apprendista, dopodiché mi sono specializzato come addetto alla diagnosi, specialista tecnico, dopodiché ho fatto il responsabile tecnico, che sarebbe l'equivalente del capo officina, e da lì sono passato alla gestione dei clienti e dell'officina, dopodiché un pochettino stanco dopo 17 anni appunto di concessionario ufficiale, un po' stanco, forse mancavano un po' stimoli, forse l'ambiente, mi ero reso conto, non era giusto. Allora abbiamo intrapreso con un matto come me, abbiamo intrapreso questa nuova attività di aprire un garage di customizzazione auto, e appunto quando dai libero sfogo alle idee poi nascono anche canali YouTube come questo, semplicemente perché avevi nel cassetto una GoPro Hero 7 e magari non l'avevi mai usata, e la tua voglia semplicemente ti spinge a appunto registrare dei video più o meno utili. Attenzione ai cavalli qua a sinistra, non so se avete visto, e più o meno utili, ma insomma questo mi piace farlo, mi piace parlarvi, mi piace spiegare. A volte appunto quando mi riascolto dico ma chissà se il messaggio arriva, chissà se sono stato lungo, chissà se sono stato troppo stringato, chissà se ci voleva un dettaglio in più. Tutte critiche che spero mi diate voi appunto in calce al video, perché spero sempre che chi ascolta, e da quello che vedo chi interagisce con me appunto è così, chi ascolta è critico nella maniera giusta, nella maniera costruttiva, mi chiede appunto dove può trovare determinati accessori o comunque cosa può fare per determinate situazioni di guida. Detto questo, non vi sto a tediare oltre perché siamo addirittura d'arrivo, mancano circa una quarantina di secondi alla fine appunto di questo giretto, che come vedete appunto mi porta sulle colline. Su queste colline io spesso vicino a casa, quando c'è una giornata appena così, anche se è freschino, prendo la moto e salgo su queste colline, perché comunque come vedete c'è una sequenza di circa una 7-8 minuti, 10 minuti, dipende dall'andatura, di destra e sinistra abbastanza carine, non troppo pericolose. Come vedete ci sono zone di ombra e sole, quindi un po' di alternanza, e personalmente apprezzo il fatto di non fare giri a cuore perso, nel senso c'è la strada al sole 80 gradi, sparo le pieghe. Mi piace stare sempre un po' sul chi va là, mi piace leggere quello che c'è per terra, mi piace adattare il mio stile di guida a quello che trovo per terra. Detto questo, avremo modo appunto di parlare, se volete, appunto anche di stili di guida o comunque di accortezze per strada. Io vi ringrazio di avermi ascoltato in questo nuovo video di buon 2022 ragazzi, un buon inizio e buon giro in moto a tutti.